Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata del Caffè Letterario. Come vedete dal titolo, oggi ci occupiamo dell'unificazione tedesca, quindi cercheremo di capire in che modo nasce il Secondo Reich e vedremo che nasce effettivamente dalle ceneri dell'ex Sacro Romano Impero, quell'impero che era stato fondato a suo tempo nel IX secolo d.C. da Carlo Magno, che poi subirà tutta una serie di modificazioni, però di fatto dal 962 d.C. fino al 1806, quando arriverà Napoleone Bonaparte, avremo quel Sacro Romano Impero di nazionalità germanica, quindi di lingua tedesca. Un impero che nel corso del Medioevo è suddiviso in più di 300 stati addirittura, l'impero che giudicò Lutero alla dieta di Worms, quell'impero che poi sarà diviso tra regni cattolici e protestanti dopo la Riforma, un impero che attraversa anche la guerra dei 30 anni e un impero che poi viene polverizzato dal passaggio delle truppe francesi di Napoleone Bonaparte, quindi cadrà nel 1806. Con poi il congresso di Vienna del 1814-1815 si cercherà di ricostituirlo, quindi di restaurare quella società di antico regime che purtroppo però per loro non sarà più possibile attuare perché le idee ovviamente moderne di libertà, di uguaglianza a livello europeo e mondiale ormai hanno di fatto intaccato e distrutto la società di antico regime, quindi niente sarà più come prima. E oggi ci occupiamo proprio dell'unificazione tedesca che avviene per mano e per volontà del Regno di Prussia ed è guidata da due grandi importanti uomini di potere. Sto parlando del cancelliere Otto von Bismarck e dell'imperatore, del futuro imperatore, il Kaiser Guglielmo I di Prussia, re di Prussia, poi imperatore del Secondo Reich. Ma andiamo con ordine. Cosa succede in Prussia? Beh, questo regno è all'avanguardia, sia dal punto di vista militare, sia dal punto di vista politico, anche se conserva ancora degli strascichi dell'antico regime. Perché? Perché è vero che nel 1850 il re Federico Guglielmo IV concede una Costituzione e di fatto questa Costituzione prevede, oltre alla corona, un Parlamento bicamerale, quindi abbiamo una Camera che viene eletta a suffragio universale maschile, ma di fatto si vota attraverso il sistema delle tre classi, quindi delle tre classi sociali dell'epoca, ma questo sistema non è democratico. Perché? Perché voi capite che ogni classe sociale, ricchi e poveri compresi, viene rappresentata dallo stesso numero di rappresentanti e quindi avete capito bene che è sproporzionato ed è a favore dei più ricchi e non certo dei più poveri, perché la fetta maggiore della società è rappresentata dallo stesso numero di rappresentanti di quelli che poi vanno invece a tutelare gli interessi dei più ricchi. Quindi in realtà non è affatto un sistema democratico, però è già un passo avanti, mentre il Senato è di nomina regia, quindi è il sovrano che nomina i senatori, che sono tutti nobili e tra l'altro è una carica anche ereditaria, come succede anche per la Camera dei Lord in Inghilterra, è la stessa cosa. Però vedete, in Prussia il vero potere non sta nelle mani del Parlamento, ma nell'alleanza tra il sovrano e i Junker. Chi sono i Junker? I Junker sono i grandi proprietari terrieri nobili, quindi sono gli aristocratici che possiedono i più vasti territori agricoli del paese, soprattutto concentrati nella parte più orientale della Prussia, mentre vedremo che la parte più occidentale prussiana è basata invece sul sistema industriale, quindi lì si concentrerà invece il maggior numero di fabbriche del paese, quindi abbiamo anche, vedete, una divisione netta tra i due settori primario e secondario, uno a est e l'altro a ovest, ma ci arriveremo più avanti. E quindi dicevo, il vero potere sta nell'alleanza tra questi Junker, che sono di destra, conservatori e interessati a difendere e a proteggere i loro interessi, quindi gelosi, no, della tutela dei propri interessi, e del sovrano. Quindi il vero potere sta nelle mani di queste due istituzioni, sovrano, quindi corona, e i Junker, un po' come accadeva anche in Inghilterra, no? Il Parlamento appoggia il sovrano perché la corona tenta in tutti i modi di favorire gli interessi del suo popolo, quindi lavora per la cosa pubblica e non per se stesso, altrimenti avrebbe perso l'appoggio. Qui succede la stessa cosa, quindi vediamo questi Junker che naturalmente sono presenti in tutte le più alte cariche dello Stato, perché vengono nominati dal sovrano all'interno
delle più alte cariche dell'amministrazione, della diplomazia e ovviamente dell'esercito. Quindi vedete, il sovrano lega a sé i membri dell'aristocrazia in modo tale che non ci siano poi conflitti e quindi non si arrivi mai poi a una guerra e a uno scontro. Quindi mantenere la pace sociale significa mantenere la pace politica e quindi conservare il potere. Questo mi sembra ovvio. Però a livello locale, all'interno delle loro proprietà, i Junker conservano comunque tutta una serie di diritti, di antichi diritti feudali, perché a livello locale possono nominare i giudici e i magistrati, quindi esercitano ancora un enorme potere. Pensate per esempio soltanto al fatto che quando è ora di votare i rappresentanti della Camera, a livello locale i Junker possono anche eleggere un loro candidato, cioè indicare la preferenza per una persona piuttosto che per un'altra, e di fatto la maggior parte dei contadini segue le indicazioni del padrone, quindi di colui, vedete, che governa su questa regione, su questo territorio. È difficile che i contadini facciano una scelta diversa, proprio per non andare contro la sua volontà. Quindi di fatto non si può ancora parlare di vera democrazia quando ci sono le elezioni a livello locale, delle circoscrizioni locali. Quindi di fatto poi in Prussia abbiamo la formazione di due grandi forze politiche, una è di destra conservatrice costituita dai nobili, cioè dai Junker, mentre l'altra è la sinistra liberale, quindi che punta più all'idea di libero mercato, di libera circolazione di uomini e merci e quindi un'idea in cui lo Stato non debba intervenire a livello imprenditoriale, cioè vale il concetto della libera impresa. Ognuno deve essere libero di poter agire secondo la propria volontà, quindi attraverso una libera impresa, senza gli interventi continui da parte dello Stato. Vittorio Alfieri definì all'interno della sua vita la Prussia un'immensa caserma, un'enorme grande caserma, odiatissima da Alfieri appunto perché l'unica qualità di questo regno era proprio il fatto di essere un'enorme caserma. E non è una definizione casuale, vedete, tirando anche in ballo la letteratura, quindi possiamo capire molto di questo regno. Perché? Perché è un unicum a livello militare, è l'unico stato in cui la coscrizione è obbligatoria e dura, pensate, ben 18 anni. Ci sono 2 anni di servizio attivo, più 2 anni di riserva, più poi altri 14 anni a livello locale, quindi si milita nella milizia locale, quindi per un totale di 18 anni. Questa è una strategia importantissima, molto astuta, per legare alla corona e allo Stato il proprio popolo, perché si sente parte di una comunità. C'è questa grande idea quindi di comunità, vedete, di unione tra tutti i cittadini, ricchi o poveri che siano, e c'è la coscrizione obbligatoria, quindi veramente un'organizzazione militare straordinaria. Vedremo che le grandi potenze europee sottovaluteranno le potenzialità di questo esercito, sia la Francia che l'Austria lo sottovaluteranno, non capiranno l'importanza e il potere che adesso ha questo grande esercito, perché sarà proprio sull'esercito che Bismarck e il sovrano Guglielmo punteranno tutto per la loro politica di potenza, per la loro politica aggressiva, per poter quindi espandersi e diventare egemoni in tutta Europa. Infatti poi sarà proprio questa politica che porterà via via alla degenerazione, no? Al declino dei rapporti diplomatici tra gli stati, e si arriverà poi nel 14 alla prima guerra mondiale, anche se il casus belli, come sappiamo, fu l'uccisione dell'erede al trono d'Austria, no? L'arciduca Francesco Ferdinando. E infatti cosa succede? Che nel 1861, lo stesso anno dell'unità d'Italia qui da noi in Italia, il re Guglielmo I nomina come suo cancelliere, il cancelliere è il primo ministro appunto in questo caso prussiano, poi tedesco, Otto von Bismarck, e vedremo che Bismarck, molto ambizioso, e vorrà attuare per la Prussia una vera e propria politica di potenza. Quindi per poterla attuare cosa bisogna fare? Per avere questa politica aggressiva, per portare la Prussia ad essere una grande potenza a livello europeo, bisogna potenziare l'esercito. Questo è inevitabile, ma per poterlo fare bisogna aumentare le tasse e aumentare la spesa pubblica per ovviamente il comparto bellico e militare.
E voi direte, beh, qual è il problema? Che non tutti sono d'accordo, ma cosa succede? Per questo vi ho detto che in Prussia non si può parlare di vera democrazia, che per ben 3 anni di fila Bismarck approva le spese militari, quindi per l'esercito, soldi ovviamente pubblici, quindi di tutti i contribuenti, senza avere l'approvazione da parte del Parlamento. Quindi il Parlamento non si esprime nemmeno e lui le fa approvare comunque, cioè decide da solo, senza quindi consultare il Parlamento, che da noi scatenerebbe un pandemonio, ma all'epoca era possibile perché? Perché la Costituzione che avevano dato ancora nel 1850 con Federico Guglielmo IV prevedeva che il primo ministro, quindi che il cancelliere, rispondesse soltanto al sovrano, non al Parlamento, e questa è la più grossa differenza nelle istituzioni democratica rispetto per esempio al governo inglese, no? È la più grossa differenza rispetto quindi al Parlamento britannico, dove il primo ministro e il governo devono rispondere come al Parlamento. In Italia è la stessa cosa, oggi tutti rispondono al Parlamento. Ecco, all'epoca no, il cancelliere risponde solo al sovrano e se il sovrano è d'accordo con la sua linea politica, il Parlamento non può fare nulla e per 3 anni quindi le spese militari pubbliche da parte dello Stato passano comunque. Questa è la grossa differenza quindi con il Regno Unito. Bismarck però sa benissimo che per potersi imporre a livello europeo, quindi per poter attuare questa politica aggressiva, deve prima liberarsi dell'impero austro-ungarico. Perché? Perché dopo il congresso di Vienna, quando fu ridisegnata la Confederazione tedesca germanica, anche l'impero austriaco era stato inserito all'interno quindi di questa zona di influenza, all'interno della Confederazione. Ed è chiaro che, essendo un impero enorme, aveva una grossa influenza su questa Confederazione. Una Confederazione è un insieme di stati autonomi, quindi con grandi autonomie, con un governo anche centrale, che però si occupa solo di alcune materie, di solito le più importanti, però in una confederazione non ha quello stesso potere, quello stesso peso che invece ha una federazione di stati, come appunto gli Stati Uniti d'America, per esempio. Ecco, deve prima eliminare la presenza austriaca, la sua influenza da questa confederazione. Infatti in un suo discorso che cosa disse Bismarck? Disse che i problemi si decidono col sangue e con il ferro, quindi non accetta assolutamente questo disegno, questa divisione che era stata proprio realizzata a tavolino al congresso di Vienna, cioè non accetta lo status quo, praticamente vuole imporsi e unificare tutti gli stati di lingua tedesca. Però per farlo prima va eliminata l'Austria. Quindi cosa si fa? Si inizia prima a potenziare l'esercito, aumentando, abbiamo detto, la spesa militare, quindi si pongono le basi, vedete, per una futura Germania egemone a livello europeo, quindi a livello mondiale, anche possibilmente mondiale in senso europeo. E cosa succede? Che si aumentano anche le fabbriche, le industrie meccaniche, siderurgiche, quindi per aumentare la produzione di armamenti, soprattutto abbiamo detto nella zona più occidentale della Prussia, e in più poi anche per così aumentare ancora di più i traffici commerciali e risollevare l'economia germanica. Cos'era successo? Che si era anche attuato lo Zollverein, è un'unione doganale che era stata ancora attuata nel 1834, pensate, l'unione doganale tra la Prussia e tutti gli stati tedeschi, sia per vendere che per comprare i prodotti a prezzi ovviamente più bassi. Quindi c'erano degli accordi doganali sulle tasse da pagare per le importazioni e le esportazioni. Quindi da un lato si crea un mercato vantaggioso, vedete, perché si spende meno per potersi armare, per poter quindi investire in questo nuovo settore che nell'Ottocento ci sarà un vero e proprio boom, no? E visto che avremo anche la seconda rivoluzione industriale, e quindi di fatto piano piano si crea uno Stato che ha i migliori cannoni, i migliori armamenti e il migliore esercito possibile, oltre ai migliori fucili anche. Quindi di fatto tutti sottovalutano uno Stato che sta puntando tutto sugli armamenti e quindi sulla spesa militare. Intanto si inizia nell'Ottocento anche a costruire la ferrovia per collegare tutte le zone della Prussia, ed è chiaro qual è l'intento, no? Spostare velocemente anche le truppe, l'esercito. Quindi tutti lo sottovalutano, però di fatto cosa succede? Che il primo obiettivo della Prussia
è la Danimarca, quindi invadere e annettere nuovi territori. Quindi si decide di attaccare la Danimarca, il ducato dell'Holstein e anche un altro ducato, quindi sono 2 ducati più la Danimarca. Per farlo però, udite udite, la Prussia si allea con l'Austria e voi direte ma sono pazzi? No, sono astuti, perché quando fa comodo l'Austria diventa una potente alleata perché è un impero enorme all'epoca, poi invece quando si diventerà ancora più forti e più potenti allora ci si sbarazzerà di lei. Quindi in questa prima guerra del 1864 abbiamo l'invasione di questi 2 ducati e della Danimarca. Ovviamente la Prussia vince, un ducato va all'Austria, uno se lo tiene invece la Prussia e in più poi annette anche la Danimarca. Però adesso, una volta quindi allargati i territori, potenziato l'esercito, quindi dopo aver gettato le basi per la futura egemonia a livello europeo, Bismarck decide che è il momento di liberarsi dell'influenza austriaca e cosa fa? Fa scoppiare la guerra austro-prussiana del 1866. Questa guerra che fu molto importante, vedremo il perché l'Austria subirà delle gravi perdite, quindi avrà delle ripercussioni importanti, però attenzione perché bisogna notare l'astuzia di Bismarck, si assicura la neutralità francese, quindi Napoleone III non interverrà assolutamente in questa guerra. E perché, vedete, per non avere un nemico potente che potrebbe anche entrare in guerra e ribaltare le sorti, no? È ovvio. E in più l'Italia si allea con la Prussia. Perché? Perché se c'è uno Stato che tenta di indebolire l'Austria, che ancora governa, no? Ed è un grande oppressore in Italia, ebbene l'Italia ne approfitta a tutti gli interessi, tutti i vantaggi per poter strappare ulteriori territori all'Austria, perché non dimentichiamoci mai, ragazzi, che l'Italia è stata oppressa e invasa per secoli. La nostra storia è piena di invasori ed è anche per quello che oggi siamo molto divisi. Prima i francesi, poi gli spagnoli, infine adesso anche gli austriaci. Ricordatevi che il Lombardo-Veneto per molti secoli fu sotto dominazioni straniere, in particolare sotto l'Austria, e infatti qui adesso l'Italia si allea perché spera di ottenere il Veneto dall'Austria, quel famoso Veneto che prima era libero, no? Apparteneva alla Serenissima di Venezia, ma che poi quel maledetto Napoleone, come fu definito da molti, ricordate anche Foscolo, no? Tutti furono delusi, quando Napoleone poi lo cedette all'Austria, in cambio quindi sempre di vantaggi politici. Quindi dicevo, l'Italia si allea con la Prussia e di fatto quindi anche la guerra austro-prussiana viene vinta dalla Prussia, con la grande vittoria quindi a Zadova. In tedesco si dice Zadova, poi ho visto che in molti libri scrivono anche Sadova, io uso il termine in tedesco, Zadova, del 1866. Naturalmente in questa guerra, e lì ovviamente a Zadova fu la grande vittoria quindi del regno prussiano. Però ecco, in questa guerra quindi la Prussia aveva invaso sia la Baviera sia la Boemia, ecco, e ci fu quindi la grande disfatta austriaca a Zadova nel 66. Un grande esercito prussiano che era stato sottovalutato e che invece si rivela estremamente potente e infatti sconfigge un grande avversario. Cosa succede con la pace di Praga? Quindi dopo la vittoria ci fu la pace di Praga sempre nel 66, però fu una pace pagata a caro prezzo dall'Austria perché, come vi ho anticipato prima, deve cedere il Veneto all'Italia, quindi finalmente nel 66 il Veneto torna italiano, e poi deve dire addio all'egemonia sulla Confederazione tedesca. Quindi di fatto finalmente Bismarck è riuscito, no, nel suo intento, quindi ad estromettere l'Austria dalla sua influenza all'interno della Confederazione germanica. E di fatto vedete l'ascesa molto lenta ma inesorabile di un nuovo Stato, quindi di una nuova grande potenza, e il declino di un altro Stato, di un grande impero che poi verrà distrutto e polverizzato alla fine della Prima Guerra Mondiale. Di fatto, quindi, come cambia la situazione geopolitica all'interno della Confederazione tedesca? Beh, molto semplice, viene ridisegnato tutto. Alcuni territori tedeschi vengono annessi direttamente con questa vittoria e con la guerra austro-prussiana.
alcuni territori sono annessi direttamente alla Prussia, sto parlando dell'Hannover, dell'Assia-Kassel, dell'Holstein, mentre tutti gli altri stati a nord del fiume Meno vengono riuniti in una grande confederazione germanica del nord, con a capo sempre però la Prussia, ma resta una confederazione, quindi stati autonomi, e in alcuni invece ambiti devono rispondere alla Prussia perché è lei che decide. Tutti gli stati invece a sud del Meno rimangono autonomi, ma devono pagare un'indennità di guerra ovviamente alla Prussia, quindi una pesante indennità in denaro, e devono fornire l'aiuto militare ogni qualvolta la Prussia lo richieda. Quindi di fatto, vedete, sono formalmente comunque sottomessi, non sono più completamente autonomi. Sto parlando della Baviera, del Württemberg e del Baden, quindi alcuni territori che non sono più autonomi. Questo è quello che succede, quindi fu un trionfo enorme per il regno prussiano, che di fatto adesso diventa un impero perché si sta, vedete, espandendo e sta acquisendo nuovi territori. Chi però è preoccupato da questa espansione? Beh, naturalmente la Francia che inizia a nutrire un complesso di accerchiamento. Sentirete ancora spesso non nominare questo complesso, questa ossessione, perché tornerà anche durante la guerra mondiale, la prima guerra mondiale. Perché? Perché di fatto con questa politica aggressiva di espansione, no, di potenza, la Prussia sta completamente distruggendo i vecchi equilibri che si erano stabiliti con il congresso di Vienna. Come Hitler non accetterà le imposizioni della pace, no, di Versailles, così, vedete, Bismarck molto tempo prima non accetta le imposizioni e le decisioni della restaurazione del 14-15 di Vienna. E quindi cosa succede? Che Napoleone III si allarma, è sul chi vive, ha capito che le cose stanno degenerando, temono questa grande espansione, ma il problema, vedete, scoppia quando c'è il problema della successione al trono spagnolo. Il sovrano muore, non ci sono eredi, quindi c'è un problema su chi avrebbe poi dovuto succedergli. Ed è interessante perché la corona spagnola fu offerta a un parente stretto del Kaiser Guglielmo, del sovrano della Prussia, però questo parente poi rifiuterà. Inizialmente sembra accettare, poi però alla fine rifiuterà, e qui scoppia il terrore francese, perché immaginatevi la Francia che si sarebbe trovata a verso est il futuro impero tedesco e a ovest, quindi alle spalle, avrebbe avuto poi un sovrano spagnolo però imparentato con il re di Prussia, e quindi non lo può assolutamente accettare. I francesi sono sempre più convinti che una guerra sia inevitabile, ma cosa fa Bismarck? Molto astuto. Bismarck vuole questa guerra perché vuole schiacciare quest'altra potenza, vuole dare prova a tutta l'Europa della loro grande potenza, della loro forza. Quindi vuole la guerra, ma non vuole apparire come l'aggressore, cioè vuole sempre sembrare di essere lui l'aggredito, non l'oppressore. È sempre una strategia, perché ricordatevi che in politica non contano i fatti, ma contano le impressioni, ciò che sembra, non ciò che è. Quindi deve dare l'impressione di essere stato aggredito per potersi poi anche difendere, no? E per giustificare quindi la guerra. Quindi cosa succede? Tenta di far scoppiare un incidente diplomatico. Perché? Perché nel 1870 fa manipolare, quindi va a modificare, altera una lettera che era stata mandata dal re Guglielmo a Ems. Quindi lui invia una lettera, all'interno di questa lettera poi cosa fa Bismarck? La modifica, facendo pensare che il sovrano avesse rifiutato di incontrarsi con l'ambasciatore francese, cioè deve far passare l'idea che il re non abbia voluto incontrarlo. Questo è il discorso. E perché, voi direte, è importante, non è una cavolata? No, perché? Perché all'epoca chi è a capo di tutte le operazioni politiche e diplomatiche? Sono tutti nobili, ragazzi, e quindi voi dovete pensare che per i nobili è una questione d'onore essere ricevuti dal sovrano. Quando un ambasciatore chiede udienza, il re è tenuto a ricevere l'ambasciatore straniero. Per loro rifiutarsi o comunque fare degli sgarbi è veramente come andare a ferire il proprio onore. Quindi è una cosa gravissima. Pensate che da queste cose possono scoppiare non solo delle grandi liti o comunque delle divisioni, possono scoppiare delle guerre, perché l'onore
all'epoca era importantissimo naturalmente e lui lo fa apposta, quindi lo fa scoppiare questo casus belli attraverso un incidente diplomatico, vuol far degenerare i rapporti diplomatici tra i due paesi e ci riesce perché poi alla fine Napoleone III è convinto dai suoi consiglieri, dall'opinione pubblica, che la guerra sia inevitabile e quindi nel 1870 scoppia la guerra franco-prussiana perché appunto Napoleone dichiara guerra alla Prussia. Questa guerra, che è molto breve, va dal 1870 al 71, non dura neanche un anno, pochi mesi in sostanza. Pensate che dopo sole 6 settimane la Prussia sbaraglia l'esercito francese a Sedan, quindi una grandissima vittoria, e in quella città nel 1870 Napoleone III viene anche fatto prigioniero dai prussiani. In quel momento cosa fanno i francesi? Dichiarano decaduta la dinastia dei Napoleone, quindi dei Bonaparte, non devono più governare e cosa succede? Proclamano la Repubblica, pensate, quindi sfruttano anche l'occasione per instaurare nuovamente la Repubblica. E il governo provvisorio, però, udite udite, anziché firmare la pace, decide di continuare la guerra. Quindi è una cosa assurda, no? Perché? Perché hanno straperso, hanno proprio distrutto l'esercito a Sedan, eppure vogliono continuare la guerra. E cosa fa Guglielmo? Assedia Parigi perché l'invasione va avanti e arrivano addirittura ad assediare Parigi. Quando assediano Parigi, naturalmente i francesi sono costretti a dichiarare quindi la sconfitta, quindi devono arrendersi, insomma. Viene firmato l'armistizio il 28 gennaio del 1871 e poi ci sarà invece la pace del 10 maggio del 1871. Ma andiamo con ordine. Abbiamo detto il 28 gennaio viene firmato l'armistizio. Cosa succede però pochi giorni prima, quindi senza aspettare addirittura, lo sottolineiamo, la firma dell'armistizio? Il sovrano di Prussia Guglielmo viene incoronato imperatore dell'impero tedesco, quindi viene nominato Deutscher Kaiser, quindi imperatore, quindi dell'impero tedesco, nella reggia di Versailles, sempre nel gennaio del 1871. Con quell'atto dell'incoronazione di fatto nasce l'impero tedesco, il secondo Reich. Il primo Reich sarebbe praticamente stato il Sacro Romano Impero, quindi vedete l'idea utopica è proprio quella di ricostruire un grande impero simile e uguale o addirittura superiore a quello del Sacro Romano Impero, quindi un impero che fu quello di Carlo Magno e poi quello medievale che abbiamo conosciuto. Però, quindi quando viene nominato Deutscher Kaiser non era ancora stato firmato l'armistizio. Questo è molto interessante, quindi la dice lunga su quanto si sentissero potenti e ormai invincibili. Naturalmente con questa vittoria cambiano nuovamente le condizioni geopolitiche all'interno dell'impero tedesco, naturalmente, perché con la nascita di un unico grande impero vengono ridisegnati tutti i confini e viene data una nuova Costituzione, cioè la famosa Costituzione imperiale del 16 aprile del 1871. Quindi adesso tutti gli stati vengono unificati, non c'è più quindi la distinzione tra gli stati a nord e al sud del fiume Meno. Come cambia la situazione? Cosa succede quindi adesso? Ebbene, tutto l'impero, che adesso diventa quindi un'unica grande potenza, viene tutto ridisegnato e compreso all'interno di una federazione di 25 stati. Cosa significa? Che questi 25 stati rimangono autonomi per le questioni interne, ma a livello poi internazionale, quindi per i settori più importanti, quindi pensate al battere moneta, alle imposizioni fiscali, ai rapporti internazionali e così via, quindi al dichiarare guerra e pace, bisogna invece fare affidamento a un governo centrale, cioè si crea una federazione, quindi uno Stato federale che è come quello degli Stati Uniti d'America, nel senso che c'è sempre una federazione. Significa che il governo centrale ha delle prerogative, dei poteri che gli sono stati conferiti dai singoli Stati, quindi i singoli Stati si devono attenere alle decisioni di quel governo centrale. Questa è la federazione, quindi da una confederazione diventa una federazione, cioè alcuni
argomenti chiave, alcuni settori chiave sono di esclusiva competenza del governo centrale. Quindi è chiaro che con la Costituzione imperiale, quindi una nuova, vedete, Costituzione che viene data dal Kaiser Guglielmo, va a ridisegnare tutta l'organizzazione politica e costituzionale di questa nuova federazione. Quindi con la Costituzione di fatto si creano dei nuovi organismi istituzionali di potere. E quali sono? Beh, vengono chiamati in Germania istituti. Quali sono? Quindi gli istituti sono, abbiamo detto, gli organi di governo. E quali sono? Un Parlamento, il Kaiser Guglielmo e il primo ministro, quindi il cancelliere. Sono questi i tre nuovi organismi di governo. Mentre in America abbiamo il Congresso, il Presidente e la Corte Suprema, qui abbiamo l'imperatore, il primo ministro e il Parlamento. Ovviamente un Parlamento imperiale che è sempre bicamerale. Abbiamo una Camera dei Deputati, il famoso Reichstag, il quale viene eletto a suffragio universale maschile con voto segreto e dura in carica 5 anni. Ovviamente ha il potere legislativo il Parlamento, mi raccomando. Però attenzione, che abbiamo detto è la differenza rispetto all'Inghilterra, per esempio. Il Parlamento non può sfiduciare il primo ministro, perché il primo ministro, cioè il cancelliere, risponde soltanto al Kaiser Guglielmo e basta. E il Parlamento non ha potere decisionale né in politica estera né in politica militare, perché questi poteri sono affidati al primo ministro, quindi al cancelliere, e al Kaiser, perché il Kaiser, quindi l'imperatore, ha il potere esecutivo, ma soprattutto è il capo delle forze armate. Quindi insieme al primo ministro, vedete, hanno l'esecutivo e il Kaiser poi anche il capo delle forze armate. Il cancelliere, quindi il capo di governo, naturalmente ha il potere esecutivo, è responsabile solo davanti al Kaiser. L'altro invece Camera del Parlamento imperiale è il Consiglio federale, quindi il Bundestat, va bene? Il Bundestat invece è formato da 58 membri eletti dai 25 stati della federazione, come accade, no, per il Senato americano, cioè ci sono alcuni rappresentanti eletti dai singoli stati, dai 25 stati, 58 membri in tutto. Come per la Camera dei Deputati, quindi Reichstag e Bundestat hanno il potere legislativo, tranne le materie che sono di esclusiva competenza del cancelliere e del Kaiser, quindi la politica estera e la politica militare. Concludiamo con la pace poi del 10 maggio del 1871, la pace che viene stipulata con la Francia, però a costo molto elevato, perché cosa succede? Che la Francia deve pagare un'indennità di guerra molto pesante e deve cedere l'Alsazia e la Lorena alla Germania. Notare che Alsazia e Lorena vengono annesse senza un plebiscito, cioè senza chiedere niente a nessuno. Quindi fu visto come un gravissimo atto di violenza e di forza da parte della Germania. Due regioni che vengono unite perché la maggior parte della popolazione quindi è di lingua tedesca. Però, ripeto, non fu chiesto a nessuno, quindi fu un vero e proprio atto di forza. Per i francesi un'umiliazione ancora maggiore rispetto all'incoronazione del Deutscher Kaiser all'interno della Reggia di Versailles. Quindi si formerà un primo sentimento, no, di revanche, il famoso revanchismo, di rivincita, no, di vendetta francese nei confronti della Germania, che verrà poi soddisfatto e sfogato durante la prima guerra mondiale, la Grande Guerra. Io spero, ragazzi, che questa lezione vi sia piaciuta. Abbiamo concluso questa trattazione. Quindi cosa succede con queste guerre? Che da un piccolo regno, potente ma comunque piccolo, regno di Prussia, è nato praticamente un grande impero. Da questo piccolo regno quindi è nata una potenza che poi vedremo diventerà egemone a livello europeo e porterà alle due grandi guerre mondiali, naturalmente. Quindi nasce, vedete, un impero, il secondo Reich, con una costituzione imperiale ed è uno stato di fatto, un impero federale. Ecco, io spero che vi sia piaciuto, torneremo ancora su questi argomenti naturalmente nei prossimi video e vi auguro una buona giornata. Ciao ragazzi, alla prossima!